Per questo progetto avete necessità di circa 300 grammi di cotone. Io ho scelto tutti i colori diversi tra di loro e fra poco capirete il perché. Poi per quanto riguarda gli strumenti vi serve il metro, un acco per cucire, l'uncinetto 3,5 e un paio di forbici. Io ho scelto di fare un progetto colorato, però sta a voi decidere subito, insomma appena ve lo faccio vedere, se lo volete super colorato come il mio o semplicemente utilizzare un colore unico, al massimo due. In vista del bel tempo io ho creato un progetto super colorato come al solito. Per fare questo mi sono fatta aiutare da strisce di punti all'uncinetto, dopodiché li ho cuciti sempre grazie all'uncinetto insieme. Il mio totale del pannello che vi faccio vedere è di 41 cm. In questi 41 cm ci sono le strisce che hanno come misura 7 cm e le cuciture che hanno come misura 2 cm. Non ho messo le cuciture laterali che le andremo a fare in seguito. Questo pannello è alto 38 cm e per fare una striscia all'uncinetto ci sono voluti 35 righe. Per iniziare la base della striscia ci vogliono 17 catenelle più una. Vi ho dato tutte le informazioni. Allora voi mi direte: ho capito, ma è per la tua taglia, e per la mia taglia come faccio? Semplicemente facciamo questo: voi create 5 strisce, non mi interessa il colore, sta a voi deciderlo, potete farle tutte bianche, tutte nere o tutte colorate come me. Fate 5 per 7 e capite quanto sono i centimetri che escono fuori, lo moltiplicate per 2. Da quei centimetri voi, e dalla vostra taglia, dalla vostra circonferenza, li togliete e li dovete dividere per 10. In base a quello capite quanti centimetri ci vogliono per fare le cuciture. Spero di essermi spiegata, nel senso che io devo fare 7 per 5, ok, per 2. Facciamo finta che la mia circonferenza è 90, devo togliere quei centimetri, dopodiché divido per 10 e capisco la cucitura quanto deve essere larga. Questo se dovete essere precise nei conti, altrimenti se non volete impazzire con i conti, semplicemente voi create le vostre strisce, fate le cuciture e aggiungete tutti i centimetri che vi mancano sotto le braccia per arrivare alla vostra circonferenza, che diciamo che così è un po' più improvvisato, ma non dovete impazzire. Vi ho fatto anche i conti scritti, ma questa parte, se non vi interessa, potete anche saltarla. Allora io ho 5 strisce che hanno 7 cm, quindi 7 per 5 e 7 per 5, 35, 35. 90 cm è la mia circonferenza. Da 90, se io tolgo le misure di tutte le strisce, sia per il davanti che per il dietro, mi rimane 20. Il 20 l'ho diviso per 10, che sono 10 cuciture, e me ne sono uscita fuori una media di 2 cm. Come faccio a capire quali sono le cuciture? Perché ho 1, 2, 3, 4 sul davanti, 4 sul dietro, perché i pannelli sono 2 e sono uguali, identici, e ne ho 2 sui margini, il totale di 10. Bene, adesso basta conti, prendiamo l'uncinetto e il filato e ci divertiamo a creare. Iniziamo il nostro lavoro delle strisce facendo 17 catenelle più una che ci serve per iniziare il lavoro. Mi raccomando, queste catenelle non devono essere strette, devono rispettare veramente il lavoro, l'uncinetto. Vediamo quanti sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 più una. Entriamo in quella prima e andiamo a fare punto basso e 2 catenelle che ci fungono da maglia alta. Ne aggiungo un'altra che mi serve come catenella. Carico, conto 1, 2, 3. Nel quarto punto andiamo a fare un punto ventaglio formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Adesso andiamo a fare una catenella di separazione, carichiamo l'uncinetto, contiamo 1 2 3 nel quarto punto, sempre andiamo a fare una maglia alta, una catenella, carichiamo, contiamo 1 2 3 nel quarto punto, il punto ventaglio, e io mi fermo qua. Per le creatrici più audaci, queste striscioline potete farle più sottili, quindi solo con un punto ventaglio, e lavorarle più di 5, insomma, dopo bisogna fare un po' di conti, e lì sì che avrete un progetto super colorato. La mia è solo un'idea, poi decidete voi. Facciamo la catenella, carichiamo 1 2 3 e nel quarto punto, che è quello iniziale, andiamo a fare la maglia alta, la stringiamo, facciamo un punto catenella, giriamo il lavoro. Ora non dobbiamo fare altro che rispettare i punti di base, quindi ci alziamo con un punto basso, 2 catenelle che fungono da maglia alta, un'altra che fa da separazione, carichiamo e andiamo qui dove ci sono le 2 catenelle a fare il punto ventaglio, formato da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Poi punto catenella, carichiamo sulla maglia alta, andiamo a fare la maglia alta e così via, e vi faccio vedere il lavoro di base. Io vado a fare queste righe di andata e ritorno per 35 righe che mi danno circa 38 centimetri. In questi 38 centimetri non ci sono tra virgolette la parte delle spalle, perché sono ancora indecisa se fare una scolatura a barca o una scolatura più profonda. Insomma, vi lascio con questa domanda fino alla fine del video progetto. Io vado avanti a finire adesso la striscia. Io ho lavorato per 35 righe, l'ultima riga, che non l'ho neanche nominata, si fa così: facciamo un punto basso, poi andiamo a fare 1 2 3 4 punti, 1 2 3 e 4, facciamo un punto basso qui, poi 1 2 3 e 4, un altro punto basso sulla maglia alta, poi 1 2 3 e 4, un altro qui dove ci sono le catenelle, le ultime 4 catenelle e ci chiudiamo sulla maglia alta. Non è finita, perché adesso andiamo a fare un contorno di punti bassi che ci aiutano a fare una cucitura molto bella. E come la facciamo? Punto catenella, rientro qua e vado a fare un punto basso, poi rientro qui e un altro. Potete entrare direttamente così nel lavoro e fare un punto basso, oppure nella maglia alta. Allora, siccome noi abbiamo lavorato i margini con i punti alti, dobbiamo fare 2 punti bassi per riga. Questo ci aiuterà in seguito a fare una bella cucitura. Potete entrare nel lavoro o semplicemente in questa maniera. Questo vi aiuta a gestire molto bene il filo. Io ho cambiato l'uncinetto, ho preso il numero 3 perché così facendo il lavoro rispetta molto bene la base. L'ho lavorato col 3,5, ma lo riprendo col 3 per una questione mia, perché io lavoro molto largo e voglio che il lavoro venga rispettato, ma voi potete continuare sempre col 3,5. Adesso facciamo tutto questo contorno e prendiamo il filato marrone e andiamo a fare le cuciture intermedie. Prima di farvi vedere la cucitura, tenete presente che un pannello deve stare con la parte bella sotto, che è questa, e il pannello sopra deve stare con la parte bella sopra. Quindi è così.
che vanno messi. Vi spiego, cioè si inizia col viola, il primo pannello si finisce col giallo, il secondo pannello si inizia col giallo e si finisce col viola. Questo perché dopo i pannelli vengono così, cioè la parte brutta con la parte brutta, e abbiamo sull'esterno la parte bella, perché la cucitura viene fatta sul davanti. In che modo? Prendete il filo, quello con cui volete fare le cuciture, nel mio caso è questo filo marrone, lasciate circa 10 cm perché vi serve per andare a far sì che il lavoro venga nascosto in seguito il cappietto, e prendete l'angolo. Vedete che questi sono i punti bassi. Qui nell'angolo proprio andiamo a prendere l'asola esterna, cioè non quella verso di noi, ma quella che sta in là all'esterno. Io ho qui il cappietto già pronto e andiamo a fare 1, 2, 3, 4 catenelle. Notate che ho ripreso in mano l'uncinetto 3,5 perché io lavoro largo, ma qui mi serve ancora più larghezza siccome dobbiamo rispettare i punti. Metto la striscia con la parte davanti e lo notate qui sul margine, vedete che questa è più bella. Vado anche qua nell'angolo, che il punto è questo, e prendo l'asola verso di me. Vado da sopra il filo, prendo quest'asola, giro l'uncinetto, lo tiro fuori, faccio un punto bassissimo, vado nel secondo punto e vado a fare un altro punto bassissimo. Vi faccio vedere come ho preso solo un'asola, non l'ho presa intera, ho preso solo la costina verso di me. Ora vado a fare 1, 2, 3, 4 catenelle, mi sposto sul fucsia e prendo la costina esterna, la prendete tutta in questa maniera, prendete il filo e fate una maglia bassissima, vado nella seconda e faccio una maglia bassissima. Che succede? Succede che io con la prima maglia bassissima mi chiudo con questa riga di catenelle, con la seconda maglia bassissima vado a iniziare la seconda riga, 1, 2, 3, 4 catenelle, vado qui sul verde da sopra il filo, vi ricordate che deve esserci sempre da sopra il filo, prendo la costina verso di me, maglia bassissima, vado nella seconda, maglia bassissima, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado sul fucsia, mi chiudo, quindi chiudo queste catenelle sempre da sopra il filo, lo prendo, faccio la maglia bassissima, scusatemi ho perso i fili, rifacciamo, prendo l'asola, maglia bassissima, vado nella seconda, maglia bassissima e ricomincio, 1, 2, 3 e 4, e l'aspetto è questo, quello finito è questo. Adesso voi vi rendete conto che a me mi sono bastati questi 2 centimetri per fare la cucitura, ok? Qui lo vedete ancora finito, ve lo metto anche sul davanti, e avete capito come si fa. Quindi a me mi sono bastate 4 catenelle per fare la cucitura. Se a voi vi servono altri 10 cm in più, sicuramente dovete aggiungere catenelle per ogni cucitura, quindi aggiungete 2 qui, 2 qui, 2 qui e così via. Invece di 4 passate a 6, invece di 6 passate a 7, o addirittura ne avete troppi di centimetri,
invece di farne 4 ne togliete una, ne fate 3 o ne fate 2 di catenelle. Questo vuol dire che il modo di unire queste strisce sta in base all'aspetto che volete che abbiano. Quindi a me non mi resta altro che finire questa cucitura, poi c'ho la prossima dove c'è la striscia lila, quindi viola. Dopodiché devo andare a lavorare sulla parte delle spalline che andremo a fare in seguito. Poi andiamo a ricavare con calma le maniche. Ecco, l'ho finito e indossato il mio progetto. Da questa parte finisce col viola e ricomincia col giallo, è un giro tondo che si ripetono i colori. Allora, vi do un attimo delle indicazioni. Come notate il mio gilet è leggermente corto, qua mancano circa 10 cm per avere la lunghezza standard. Io all'inizio ero un po' indecisa sul girocollo, che l'ho detto anche nel video tutorial. Alla fine ho optato per una cucitura fatta sempre con le catenelle, in questa maniera. È normale che se avessi fatto delle spalline un po' più lunghe tutto scendeva e di conseguenza recuperavo in lunghezza tutti i centimetri che adesso a me mancano. Quindi ci sono due possibilità: o lavorate le strisce un po' più lunghe per recuperare i centimetri che vi mancano, o lavorate qui sulle spalle. Si può indossare come me, corto, un gilet sopra una canottiera estiva. Per le più audaci si può indossare direttamente solo esclusivamente con il reggiseno, e per chi desidera ancora più movimento, colore e divertimento le strisce si fanno lunghe e si può creare il classico vestito. Mi raccomando, lì tenete presente che i centimetri da rispettare non sono quelli del seno come circonferenza, ma quelli dei fianchi. Io mi sono divertita a farlo anche perché sono stati dei pezzettini che ho potuto lavorare mano a mano nel tempo, dopodiché sono andata a unirli insieme. Fatemi sapere se vi piace, io lo trovo divertente e non vedo l'ora di vedere i vostri colori, cioè i colori che scegliete per il vostro progetto. Noi ci vediamo la prossima volta e io vi auguro buon lavoro.